Ciao a tutte, benvenute nel canale di Design e Creations e bentornate per coloro che conoscono già il canale. Chi ha seguito ieri il mio video tutorial ho spoilerato un po' il progetto. Oggi dobbiamo andare praticamente a realizzare un progetto totalmente nuovo che non abbiamo mai realizzato e parliamo di fare un quadretto. Io ovviamente ancora devo fare nulla, infatti è ancora tutto da attaccare. Se vedete, questo qui è un quadro che si compra tranquillamente, una cornice che si compra tranquillamente da Ikea e poi lo stiamo andando a personalizzare. Infatti, vedete, si deve montare, questo me lo sono fatto montare da mio marito, si monta e adesso dovete mettere la parte del plexiglass davanti e il nostro obiettivo è quello di mettere questo orsetto, di creare questo orsetto, di metterlo all'interno con dei palloncini a forma di cuoricino e poi metterci il nome della bimba. Io lo farò appunto per una bimba e lo faccio insieme a voi. Allora, per anticipare il lavoro, ieri non ho fatto altro che ritagliarmi le lettere in feltro. Quindi mi sono già preparata le letterine. Se vedete le ho tagliate un solo verso, quindi non dobbiamo andare a cucire nulla perché andremo a tagliare. Queste letterine qua io vi feci vedere già tempo fa le lettere. Se volete ve le faccio avere ve le faccio avere in descrizione. Eccoli qui, io le ho fatte nel libro del cartamodello, mi sono fatta proprio la bustina delle lettere e qui ci ho messo, come vedete, già ho tagliato tutte le lettere, quindi una volta che avete ritagliato le lettere, praticamente queste qua vi potranno essere sempre utili per qualsiasi progetto volete andare a rifare. Poi cosa ho fatto? Ho ritagliato già tutti i pezzi, sempre per anticipare, altrimenti il video oggi diventa veramente lunghissimo. Ho preso il cartamodello di questo pupazzetto, l'ho ritagliato e mi sono fatta le mie formine. Questo qua ovviamente ve lo faccio avere in descrizione per una questione di semplicità. Sono praticamente queste forme qui. Ovviamente ve le faccio avere perché altrimenti veramente diventa complicato. Ci sono le orecchiette. Vi faccio avere il tutto. Allora, io mi sono già anticipata tutta questa parte, quindi ho ritagliato le lettere in pannolini, quindi ritagliate le lettere, ovviamente se parliamo di un bimbo in azzurro o nel colore comunque che preferite, quindi ritagliatevi le letterine, preparatevi il box di cornice, vi preparate un nastro che ci servirà per fare il cordoncino dei palloncini. Io poi mi sono ritagliata sempre in feltro dei cuoricini di varie misure, sono grigio, bianco e mi sono ritagliata già tutte le formine per l'orsetto. Vi faccio vedere. Queste qui per esempio sono le orecchiette. Adesso praticamente quello che andremo a fare noi, andiamo ad assemblare il tutto insieme. Vedete per esempio questa è la parte del corpicino con le zampine e ci ho ritagliato il piedino. Uno qui e uno qui. Adesso non dobbiamo fare andare altro che andare ad assemblare. Ora mettiamo tutti i pezzi da parte e la prima cosa che dobbiamo fare è andare a preparare la nostra cornice. Quindi sì, oggi andiamo a realizzare una cornice per una bimba. Allora, innanzitutto con molta tranquillità, perché questo è un lavoro che si fa con tranquillità, andiamo a prendere la nostra base. Quindi da questa base, dove praticamente abbiamo questa che si appende, dobbiamo andare ad incollare il nostro pezzo di stoffa, questo qui. Quindi questo lo mettiamo un attimino da parte. Ci mettiamo il piano verso di noi e andiamo ad appoggiare la stoffa con il diritto rivolto verso di noi e la parte del rovescio deve essere attaccata sulla base della cornice.
vado a prendere la colla a caldo perché il tutto lo facciamo con la colla a caldo. Vengo un attimo, tra un attimo. Eccomi qua, ho preso la colla a caldo e adesso procediamo. Mettiamo un po' di colla su tutto il legnetto e procediamo un po' alla volta. Quindi prendiamo il nostro pezzo di stoffa e lo andiamo ad appoggiare. Facciamogli fare presa. Alziamo il nostro pezzo di stoffa e procediamo. Cerchiamo di metterlo di lato e non tanto al centro, semplicemente perché altrimenti si formano dei grumi ed è poi brutto vederlo in fase di lavorazione. Allora, quando fate questo lavoro cercate di stendere quanto più il vostro tessuto. Così che viene bello steso. Adesso che lo abbiamo incollato, dobbiamo andare a tagliare l'eccesso. Allora, io sono in ritardo per quanto riguarda il video, per cui mi vedrete ancora in pigiama. Una domenica in pigiama, sì. Allora, mettiamo il nostro lavoro al contrario e procediamo con il taglio. Qui mi raccomando, è un lavoro veramente certosino, fatelo con tranquillità e cercate di tagliare veramente la parte giusta. Avete mai pensato a un progetto del genere, di presentare per una nascita, una visita di una bambina, cioè di una mamma per una bimba che è appena nata, un progetto così? Allora, questa in realtà è veramente la prima volta che lo realizzo, quindi sto facendo questo lavoro per la prima volta insieme a voi. Me lo sono sì studiata, guardata, la tipologia di lavoro, però non l'ho mai realizzato. Eccoci qua. Abbiamo incollato e tagliato. Questa parte qua non vi preoccupate perché comunque deve andare ad incastro qui. Quindi prendiamo il nostro lavoro e andiamo a vedere se è fatto bene. Vedete? Vi alzo un po' di più la telecamera. Vedete? E dietro viene così, molto pulito. Ok, ora che siamo pronti, abbiamo fatto il primo passaggio, dobbiamo andare ad incollare il nostro orsetto. Quindi riprendiamo il nostro pezzo e facciamo questa procedura. Mettiamo sempre il diritto del lavoro rivolto verso di noi. Ci prendiamo, per non perderci ovviamente il nostro punto di riferimento, l'orsetto. Ci teniamo l'orsetto di fronte e iniziamo ad incollare. Allora, iniziamo ad appoggiare. Ovviamente qua dobbiamo fare varie prove prima di incollare in modo tale che evitiamo di fare troppi danni. Quindi montiamo l'orsetto che abbiamo preparato precedentemente. Allora, il nasino, prendiamo le orecchiette, andiamo ad attaccare le orecchiette. Questo è un lavoro solo di pazienza in realtà, però vi posso assicurare che più lo fate e più vi divertirete perché è davvero un qualcosa di troppo simpatico. Allora, le braccine in realtà vi consiglio di metterle sotto, quindi
andremo ad attaccare prima le braccine e poi la testa. Vedete quanto è carino? Infine andremo ad aggiungere un fiocchetto per personalizzare di più il nostro lavoro e vi faccio vedere come proseguirà il tutto. Dobbiamo prendere un pezzo di nastro, ci mettiamo un cuoricino. Qua dovete praticamente fare attenzione soltanto agli spazi, quindi mettiamoci un cuoricino grande, un cuoricino più piccolo a mo' di festone e un altro cuoricino. Ok? Questo qua cerchiamo di metterlo quanto più laterale possibile perché teoricamente è l'orsetto che mantiene il nastro dei palloncini. Questa dovrebbe essere più o meno l'idea. Quindi mettiamo il nastro dopo aver incollato i braccini, incolliamo il nastro e se vedete, guardate come viene carino. Allora, ora che abbiamo capito più o meno la distanza del nastro, andiamo a tagliare quanto ci occorre e andiamo prima ad attaccare il nostro orsetto. Quindi mettiamo questo da parte, rimettiamo le orecchiette da parte, quindi questa è la misura giusta, anche perché se andiamo a prendere il nostro la nostra cornice, vediamo che la distanza è giusta, quindi possiamo procedere. Allora, riprendiamo il tutto e andiamo con la nostra colla a caldo, che spero non si sia raffreddata nel mentre. Ok, allora, io devo rimettere nuovamente un po' di colla a caldo e ci rivediamo tra un attimo. Allora, eccoci qua, possiamo procedere. Allora. L'orsetto deve andare qui, quindi iniziamo a mettere la nostra colla da una parte e iniziamo ad incollare. Procediamo anche da quest'altro lato. E il primo pezzo è andato. Ora completiamo la parte di sotto, quindi ci mettiamo i nostri piedini, andiamo a metterla sul piedino bianco e andiamo ad incollare. Vedete? Procediamo anche col secondo piedino. Il trucco di questo lavoro ho scoperto essere proprio quello di prepararvi in anticipo tutti i pezzi. Quindi tagliatevi anticipatamente tutto, in modo tale che dopo dovete solo assemblare e diventerà tutto più semplice. Ora andiamo ad attaccare le nostre manine. Ricordatevi che però noi dobbiamo attaccare anche il nastro per i cuoricini, quindi attacchiamo prima la mano a destra, così non abbiamo problemi. E una è andata. Quindi la prima la possiamo attaccare già. Ok? E abbiamo fatto la prima. Vi faccio vedere, perché forse così. Ora attacchiamo la seconda. Per attaccare la seconda noi dobbiamo fare riferimento al nastro perché abbiamo detto che questo orsetto mantiene dei palloncini. Quindi vediamo così. Praticamente deve essere così. Allora, in questo caso che cosa facciamo? Andiamo a mettere anche un po' di colla qui di modo tale che iniziamo a bloccare il nastro e non si muove. Poi procediamo con il braccino. Eccoci qua. Così abbiamo tenuto fermo il nastro per i palloncini e abbiamo attaccato anche il braccino.
mi viene di dire la zampina, ma è un braccio. Ok. Vedete? Questo lo lasciamo da parte perché lo facciamo dopo. Prendiamo la testa. Dobbiamo andare ad attaccare la testa qui e ovviamente dietro. Quindi la mettiamo un po' tra sopra le braccine e un po' appoggiata alla base. Quindi mettiamo giusto un po' di colla prima sulle braccine di modo tale che andiamo a fissarlo qui. Questa qua è gomma eva, io ho utilizzato il materiale per fare l'orsetto in gomma eva, le zampine sono in feltro. Attacchiamo anche la testa. Troppo carino, veramente troppo carino. Abbiamo attaccato la testa e il nastro per i palloncini. Adesso ci mettiamo il nasino, prendiamo sempre la distanza. Consideriamo che dopo dobbiamo fare con la penna gli occhietti. Allora, attacchiamo il nasino. Io in tutto questo ogni tanto mi guardo il disegno. E prendiamo il pezzetto di nasino. Quindi un pizzico di colla e andiamo a metterlo nella parte superiore perché il nostro orsetto ha il nasino così. Che ne dite? Carino, troppo carino. Allora, adesso andiamo a metterci le orecchiette. Allora, l'orecchietta a sinistra e orecchietta a destra. Allora, in questo caso per attaccare l'orecchietta andiamo ad attaccarla proprio sul bordo. Quindi andiamo a mettere un po' di colla qui sul bordo e cerchiamo di fargli fare presa in questo modo. Facciamo anche quest'altro passaggio. Ovviamente dopo andremo ad attaccare le orecchiette anche da parte per quanto riguarda la base. Quindi vedete ragazze? Adesso andiamo ad attaccare, alziamo l'orecchietta e ad attacchiamo un po' di orecchietta alla base, ma giusto per avere una conferma, più o meno certezza che a lungo andare non si muoverà. Ok, tanto un pizzico di colla non fa mai male. Allora, abbiamo attaccato la nostra colla e adesso completiamo le orecchiette con questi pezzettini in feltro. Quindi questa anche va attaccata verso la base. In questo caso però andiamo a mettere la colla solo sulla base e non sulla parte superiore, sotto, diciamo. Queste qua vanno messe al centro. E una e ancora una volta due. Che dite? Troppo carino. Volendo completare il nostro orsetto ci mettiamo il fiocchetto. Questo è un fiocchetto fatto a mano, vi rimetto il link in descrizione di quando abbiamo imparato a fare i fiocchetti a mano. Quindi ci mettiamo un po' di colla qui e attacchiamo il fiocchetto. Olè. Ora riprendiamo nuovamente la misura dei cuoricini. Li mettiamo ovviamente in maniera
non proprio precisa precisa. Allora questa sale un po' su, questa la mettiamo così e questa la mettiamo così. Che ne dite? No, piacciono due. Ok. Allora, visto che lo spazio è quello che è, facciamo così. Mettiamo un po' di colla prima sul nastro per calcolarci la distanza. Quindi posizionatevi prima i cuoricini sul nastro e poi con il cuoricino ancora attaccato, ma non ancora attaccato dalla colla, se vedete è libero. Una volta che avete preso la misura, attaccate, alzate e mettete un po' di colla qui, di modo tale che iniziate ad incollare alla giusta distanza il cuoricino e poi dopo lo andiamo a fissare per quanto riguarda la parte laterale. Non so se ho reso l'idea, ma spero di sì. Se qualcosa scrivetemi, vi rispondo nei commenti. E ora attacchiamo qui. Allora, adesso che è tutto completato, andiamo ad attaccare il laterale. Quindi mettiamo la colla qui, mettiamo la colla qui. Mettiamoci un po' di colla da quest'altro lato e procediamo così su tutti i cuoricini. La parte questa qua che è attaccata un po' verso il viso dell'orsetto, facciamo attenzione. Okay. Perfetto. Adesso cosa dobbiamo fare? Perché la parte della nostra base è terminata, dobbiamo semplicemente andare a fare gli occhi e la parte della bocca. Quindi prendiamo una penna nera e ci facciamo l'occhietto. E adesso dobbiamo fargli anche la parte della bocca, quindi facciamo una riga qui e un sorriso. Quindi facciamoci una riga qui e un sorriso. Allora, non vi spaventate perché io sono la prima a non saper disegnare, però questa è davvero molto semplice. Che ne dite? Troppo carino. Allora, lo so che lo sto dicendo troppo spesso, ma mi piace tanto. Ora dobbiamo semplicemente andare a chiudere la nostra cornice e poi continuare con le nostre lettere. Quindi prendiamo la nostra cornice, la ribaltiamo. Anzi, cosa più semplice è mettere questa cornice così e chiudere. Ma mi piace tanto. Ora, la bimba alla quale dovrò regalare questa cornice, dovremo regalare questa cornice io e mio marito, si chiama Ludovica. Probabilmente, Michela, se stai seguendo questo video, è per te. Abbiamo ritagliato le letterine che le andremo ad incollare qui. Lu, do, vi, ca. Le attacchiamo e vediamo l'effetto. Allora, intanto prendetevi anche qui prima le distanze, di modo tale che non abbiamo o troppo strette o troppo larghe le lettere.
Allora, io la faccio così, quindi colla, colla qui. Per la U soltanto qui sotto. La D ovviamente solo sulla parte della D. Ma mi sa che io devo rimettere nuovamente la colla a riscaldare. E adesso attacchiamo la O. Allora la O metterò qui e qui. Questo perché? Perché sto mettendo delle lettere a ridosso della cornice ed altre un po' dentro e un po' fuori. Quindi la B soltanto sulla base. La I solo fino a qui. Vi posso dire che praticamente dopo questo incollaggio dovremo mettere soltanto un piccolo fiocchettino e il lavoro è terminato. Allora la C, sempre solo la base. E la A, sempre la parte di base, e una e due. Vi faccio vedere. Da-da! Completiamo con un piccolo fiocchetto sempre preparato a mano e lo andiamo ad incollare sulla punta qui. Ho perso la o sulla punta qui. Non lo so. Intanto riscaldo un attimo la colla a caldo perché si stanno staccando le lettere e ritorniamo. Eccomi qua. Allora, riattacchiamo nuovamente la nostra A perché mi era scappata. Quindi rimettiamo la nostra A. E il fiocchetto ho deciso di metterlo sulla punta qui. Allora, mettiamo anche la D. E il nostro lavoro è terminato. Fate ovviamente la pulizia. Spero che il video ti sia stato utile, ti sia piaciuto e ti aspetto al prossimo video tutorial. Ciao e buona domenica e buone creazioni!